Ciao, oggi ti propongo una crostata a bigusto con crema diplomatica. Una crostata semplicemente deliziosa, adatta per tutte le occasioni. Trovi gli ingredienti, come sempre, nell'info box sotto il video e nel blog. E adesso prepariamola insieme. Per prima cosa preparo la crema pasticcera. Io uso tuorli di uova biologiche a pasta gialla, così la crema avrà anche un bel colore. Aggiungo lo zucchero e mescolo bene il tutto con la frusta. Aggiungo l'amido di mais e continuo a mescolare bene. Dovrò ottenere un composto senza grumi. Verso il latte nel pentolino e ci metto la scorza di un limone non trattato, solo la parte gialla. Porto il latte sul fuoco e aspetto che sfiori il bollore. Ecco che il latte ha sfiorato il bollore, tolgo la scorzetta di limone e ci verso il composto con le uova. Mescolo bene con la frusta fin quando la crema non si sarà addensata e lo farà quasi subito perché il latte è già caldo. La crema è pronta, la trasferisco subito in una terrina per fermarne la cottura. Non lasciarla mai nella pentola, altrimenti continuerà a cuocere. Aggiungo un cucchiaino di estratto di vaniglia, quello fatto in casa, ti metto il link nelle schede video se lo vuoi preparare anche tu, e mescolo bene il tutto. A questo punto tolgo 250 g di crema dal totale. Nella crema ancora calda metto del cioccolato fondente. Lo affondo con la spatola e aspetto 5 minuti. Nei 250 g di crema metto il cioccolato bianco. Anche qui lo affondo con la spatola e aspetto 5 minuti prima di mescolarlo. Trascorsi 5 minuti mescolo bene entrambe le creme. Le copro con della pellicola alimentare a contatto e le lascio freddare completamente. Adesso preparo la pasta frolla, metto la farina all'interno di una terrina, ci aggiungo un pizzico di sale e poi ci grattugio la scorza di un limone non trattato. Grattugio il burro freddo con una grattugia a fori larghi. Andrò ad ottenere un composto sabbioso. Aggiungo lo zucchero, poi un uovo intero e un tuorlo. Impasto prima con la forchetta e poi con le mani. Ottengo un bel composto compatto ed elastico. Lo sistemo all'interno della pellicola alimentare e lo lascio riposare in frigorifero 20-30 minuti. Trascorso il tempo di riposo, sistemo il panetto di pasta frolla sul piano di lavoro infarinato e lo stendo col matterello dello spessore di circa mezzo centimetro. Sistemo la sfoglia di frolla su una tortiera del diametro di 24 cm, leggermente imburrata e rivestita con un foglio di carta forno alla base. Livello i bordi della crostata facendo scorrere il matterello sulla tortiera. Buco il fondo della crostata con i rebbi della forchetta e posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per 25 minuti. E mentre la base della crostata sta cuocendo, monto la panna, ben fredda, di frigorifero. Poi lavoro bene con una frusta le creme che nel frattempo si sono freddate. Metto nella crema al cioccolato 4 cucchiai abbondanti di panna montata e mescolo delicatamente dal basso verso l'alto per non smontare il composto. Nella crema pasticcera metto la panna rimanente e mescolo sempre con delicatezza dal basso verso l'alto. Come puoi vedere ho ottenuto 2 diplomatiche belle spumose che sembrano mousse. Copro con pellicola alimentare e metto in frigorifero fino al momento di usarle. Nel frattempo la base della crostata è pronta, la sistemo sul piano di lavoro e la lascio freddare. Una volta fredda la capovolgo e la sistemo su un vassoio di portata.
Adesso spalmo sulla base della crostata 2 cucchiai di confettura di lamponi biologica, ma se hai dei lamponi freschi puoi realizzare una coulis con zucchero e limone. Fai cuocere sul fuoco per 10 minuti e poi setacci il tutto. A questo punto sopra la confettura ci metto uno strato di crema diplomatica al cioccolato e poi livello il tutto con la spatola. Ho sistemato le 2 creme nel sac à poche col beccuccio tondo liscio. Adesso effettuo una decorazione. Ovviamente puoi farla secondo i tuoi gusti. Io ho deciso di alternare le 2 creme su tutta la circonferenza, quindi una decorazione davvero semplice. Una volta finita la decorazione, se noti che ti è avanzata della crema, puoi ripassare delicatamente sopra ogni ciuffetto di crema. L'effetto sarà stratificato e ancora più carino. Metto qualche fogliolina di oro alimentare al centro della crostata e poi in frigorifero fino al momento di servirla. Ho fatto riposare la crostata per un paio d'ore in frigorifero e adesso eccomi pronta per la prova assaggio e vi confesso che non vedevo l'ora. Il taglio della torta mi piace tantissimo, questa stratificazione di confettura di lamponi che dà questo bel contrasto con le 2 creme e la pasta frolla croccante. Le creme sembrano mousse che si sciolgono letteralmente in bocca e la confettura di lamponi si sposa alla perfezione con la crema al cioccolato. Una crostata davvero adatta per tutte le occasioni. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, se ti è piaciuta fammelo sapere con un like o un commento. Ciao e alla prossima!